In questo video vedremo 3 cose. Che ruolo ha l'intestino nella fibromialgia e cosa hanno trovato nell'intestino di chi ha questa diagnosi, ovviamente di diverso rispetto ai soggetti sani, e quali scelte concrete si possono fare per costruire un percorso terapeutico di cura. Io sono il dottor Edoardo Calderoni, biotecnologo e psicologo clinico specializzato in PNEI, cioè nello studio di come la mente, il sistema nervoso, gli ormoni, il sistema immunitario si influenzano continuamente tra di loro. Oltre ad essere un clinico che si occupa del trattamento di patologie complesse, sono stato per tanti anni un paziente, quindi conosco da dentro la frustrazione di ricevere trattamenti poco efficaci e proprio per questo ho deciso di creare questo canale in cui sto mettendo tanta cura nel portare informazioni solide ai pazienti che soffrono di queste patologie, senza che passino anni prima che l'informazione scientifica diventi dominio pubblico, ma anche e soprattutto con l'obiettivo di tutelare chi soffre da false informazioni che girano sul web, e ne girano tante. Quindi cominciamo. Partiamo da una cosa che pochi dicono. Oggi la fibromialgia è ufficialmente riconosciuta nella nuova classificazione internazionale delle malattie, quindi l'ICD-11, come una patologia da dolore cronico primario, in cui il sistema che gestisce il dolore è disregolato. Cioè, in parole semplici, il tuo corpo non è rotto, non ha un danno da qualche parte, ma il volume generale del dolore è troppo alzato, sia da un punto di vista centrale che periferico. Quindi capire questo è importante perché libera da 2 idee vecchie e secondo me dannose. La prima è che la fibromialgia sia tutto nella testa. La seconda è che la fibromialgia sia una malattia reumatica e che praticamente non ci sia nulla da fare. Non sono precise, che non vanno promosse da nessuno, perché non è così. Poi esistono delle persone che hanno anche altre patologie e queste contribuiscono all'insorgenza dei sintomi fibromialgici. Ovviamente questi studi, e in particolare quello che vedremo oggi, è stato fatto su pazienti che hanno la fibromialgia e non hanno altre diagnosi. Quindi parliamo di fibromialgia primaria, se vogliamo fare questa distinzione. Partiamo da cosa hanno trovato in questa ricerca proprio nei pazienti con fibromialgia. Le indagini sono state specifiche sul microbiota intestinale, cioè quell'enorme ecosistema di batteri, virus che vive all'interno del nostro intestino e che praticamente regola tutta la nostra salute. Nei pazienti con fibromialgia troviamo un numero di famiglie batteriche in realtà molto simile a chi non ha la fibromialgia, ma con la differenza che queste famiglie sono tra loro totalmente sbilanciate, cioè alcuni tipi di batteri dominano sugli altri. In particolare chi soffre di fibromialgia sembra avere, in maniera anche più specifica, meno batteri produttori di CSFA, quindi di acidi grassi a catena corta. Ricordatevi questo nome perché sono fondamentali per l'integrità della barriera intestinale e presentano anche un aumento di batteri chiamati mucolitici, cioè che si nutrono praticamente del muco intestinale. Poi un'altra cosa che hanno trovato nei soggetti con fibromialgia rispetto ai soggetti sani è una SIBO, cioè una sovraccrescita di batteri nell'intestino tenue che producono tanto gas metano. Quindi tutte queste cose che hanno scoperto hanno poi un effetto diretto e anche indiretto sui sintomi della fibromialgia. Ma concentriamoci un attimo sul microbiota e nel capire come fa ad influenzare la percezione del dolore. Qui bisogna imparare a vedere il corpo umano come un sistema complesso di parti che sembrano separate ma che comunicano in continuazione tra di loro. Alcuni batteri intestinali infatti aiutano a produrre le sostanze con cui il nostro cervello regola il dolore, il sonno e l'umore. In chi ha fibromialgia questo equilibrio è spostato, cioè tendono a scarseggiare i batteri che producono quei freni biochimici del dolore, come la serotonina e il GABA, e invece tendono a prevalere i batteri che facilitano la produzione di quegli, chiamiamoli, acceleratori del dolore, come ad esempio il glutammato, che alza ancora di più
quel volume del dolore percepito. In più, la disbiosi, cioè questo disequilibrio, questo sbilanciamento dei batteri, ha effetti anche sulla barriera intestinale, che diventa più permeabile e inizia a far passare molecole anche batteriche dall'intestino al sangue, facendole arrivare fino al cervello. Arrivate al cervello contribuiscono all'insorgenza di una neuroinfiammazione temporanea, che a sua volta alimenta insieme dolore, stanchezza, sonno disturbato e la famosa nebbia mentale fibrofog tipica in alcuni pazienti con fibromialgia. Quindi in pochi passaggi semplici per dire, però abbiamo capito come fa lo squilibrio del microbiota, che è intestinale, è lontano, a influenzare invece i sistemi da un punto di vista cerebrale globale. Chi soffre fibromialgia cosa può fare? Innanzitutto valutare insieme al medico curante integratori di acidi grassi a catena corta per aiutare il rafforzamento della barriera intestinale, e ce ne sono anche di ottima qualità. Poi esistono anche delle strategie farmacologiche e non farmacologiche per aiutare ad aumentare la produzione di muco intestinale. Il muco intestinale, proprio perché hanno visto che esistono dei batteri mucolitici in chi soffre fibromialgia, è importante che sia abbondante, perché a cosa serve? Più c'è muco e più si evitano delle reazioni infiammatorie locali che poi causano tutta la cascata di cui abbiamo parlato, evitando il contatto diretto con le cellule del nostro corpo. Esiste un rimedio naturale per aumentare il muco intestinale, che è sicuramente bere tanta acqua, in modo comunque controllato ed equilibrato, da 2 ai 4 litri, ma anche valutare qualcosa che lo aiuti ad essere sempre presente e rafforzato con integratori o anche terapie farmacologiche. Al di fuori delle scelte prese con il medico, bisogna necessariamente fare un percorso antinfiammatorio con un nutrizionista esperto, che possa indirizzarti verso una dieta più giusta possibile per il tuo fisico, con l'intento sia di riequilibrare il microbiota e sia ovviamente di ridurre tutti quei processi infiammatori sistemici dovuti a una dieta sbilanciata. Terza cosa, una delle più importanti, è quella di farsi affiancare da uno psicologo clinico che permetta di agire in chiave terapeutica su pensieri, emozioni, gestione dello stress e sulle alterazioni anche dovute ad ansia, umore depresso, perché sono tutte cose che effettivamente possono squilibrare il microbiota. Quindi magari si fanno delle diete perfette sulla carta, si prendono degli integratori utilissimi, si fanno dei percorsi farmacologici efficaci e perfetti, ma poi basta veramente un singolo giorno di forte stress da tornare da capo a 12. Quindi il percorso per la cura e il trattamento della fibromialgia, parliamo sempre di cura e non di guarigione, quindi il miglioramento del mio stato di salute, prevede un team multidisciplinare in cui il medico, il nutrizionista, lo psicologo, il fisioterapista, tutti collaborano agendo però da punti diversi. E la personalizzazione è veramente, insieme al team multidisciplinare, la chiave per aiutarsi e aiutare un paziente a tornare a stare meglio. Ti invito a continuare a seguire questo canale se lo ritieni utile, perché ogni settimana pubblicherò nuovi video per aiutarti a comprendere meglio la condizione che stai vivendo, tutto da un punto di vista ovviamente sistemico, utilizzando un linguaggio semplice e accessibile a tutti. Se questo video ti ha aiutato ad avere una nuova prospettiva e ti ha dato informazioni utili, e se condividi la mia missione nel poter divulgare queste informazioni a un grande pubblico, ti invito ovviamente a condividere questo filmato con persone a cui pensi possa davvero essere d'aiuto. Se senti poi la necessità di costruire un percorso terapeutico integrato e soprattutto personalizzato in un'ottica apnei per la fibromialgia come in altre patologie sistemiche, trovi la mia email del mio studio e tutti i link utili in descrizione. Quindi ti aspetto nel prossimo video e un caro saluto.